Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle mie prime impressioni sulla nuova Mover GE 300. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Apro questo video con un ulteriore ringraziamento perché grazie a voi sono entrato in possesso della nuova Mover GE 300. Perché grazie ai vostri commenti sui vari social media, sui gruppi Facebook e anche tramite alcuni messaggi che avete mandato direttamente alla casa produttrice, sono riuscito ad avere questo modello proprio per farne una recensione e fare dei suoni, eccetera, perché voi avete piacere che vi dica la mia e che ci metta le mani sopra. Siccome ho fatto insomma il lavoro precedente con la GE200, che anche qui ripeto non abbandonerò quella piattaforma, ma analogamente farò una cosa similare anche con questa macchina. Oltre a voi ragazzi, ringrazio ovviamente anche Mover e ringrazio Backline che mi hanno dato la possibilità di ottenere questa macchina. Questo sarà il primo video di una serie di video su questa periferica, perché ha veramente tante cose, veramente tante cose, per cui non basta un solo video per parlarne. Questo appunto sarà semplicemente un video sulle mie prime impressioni, visto che ce l'ho da un paio di giorni, e faremo così una piccola carrellata di quelle che sono le sue potenzialità. Quindi oggi lascio da parte l'argomento tone capture e lascio da parte l'argomento synth per dedicarmi esclusivamente su come la pedaliera si presenta, sulle mie prime impressioni riguardo proprio il come suona, che è una cosa molto importante, e diamo uno sguardo all'editor che, come sapete, per me è, diciamo, l'interfaccia principale che utilizzo già nella Mover GE 200, che secondo me è veramente super comodo, e vediamo tutte le novità che ci sono in questa versione, che credetemi sono veramente tante e molto interessanti. Ok, allora innanzitutto la accendiamo. Qua rispetto alla GE200 hanno installato un interruttore, quindi possiamo anche tenerla sempre attaccata alla corrente. Quando ci serve possiamo accenderla in questo modo. Come vedete si accende lo schermo LCD e ci fa un po' illuminare, ok, tutti i vari foot switch. E come vedete, adesso qua c'è subito la mia patch Milie Lead 1, che è l'unica patch che ho fatto finora. Quindi come vedete uno schermo abbastanza grande, naturalmente a colori. La pedaliera si presenta così: abbiamo in questa parte i tre controlli del volume master, ok? Quindi questo per quanto riguarda le uscite bilanciate XLR, questo per quanto riguarda invece le cuffie, e questo qua invece è l'uscita che abbiamo canonica con il jack, per cui possiamo avere tre volumi facilmente regolabili a portata di mano oppure di piede, che come sapete io utilizzo sempre quella tecnica lì, come vi ho spiegato nella GE200, che c'è che muovo con il piede. Ora sono un po' vicini in questo caso, quindi non so se mi riesce agevolmente lo stesso questo trick, ma proverò e poi vi dirò. Da questa parte invece abbiamo l'encoder, quindi il tasto, ok, che è un potenziometro che è premibile. Come vedete possiamo muoverci attraverso le patch, e poi una volta premuto abbiamo che cosa? Ah sì, ok, qua sto modificando i BPM, eccetera eccetera. Ora io non utilizzo quasi mai questo tipo di sistema per modificare le patch, preferisco usare l'editor, ma comunque si può fare tutto tranquillamente anche di qua. Questi sono i due tasti che praticamente ci servono anche per scorrere le videate, e questi qua sono i potenziometri che ci servono nel caso noi volessimo modificare i parametri. Ad esempio andiamo a vedere un po', vado sulla sezione amp, cliccando qua, come vedete anche qua ci sono a portata di mano tutti i vari switch per i blocchi. Ecco, come vedete in questo caso ho utilizzato una Plexi 100, qua il gain, bass, mid, treble e il modo sono naturalmente modificabili così, senza andare come nella GE200 schiacciando l'encoder eccetera, ma posso semplicemente modificare come fosse un amplificatore vero in maniera molto veloce.
e se non sbaglio, cliccando sull'encoder, vado sulla parte inferiore, ok? Quindi posso modificare qua, in questo caso il finale di potenza e altri parametri che poi vediamo meglio nel dettaglio. In seguito, spostandoci nella parte di sotto, vado di nuovo sulla schermata display. Come vedete qui abbiamo nella parte inferiore A, B, C, D le patch, ok? E quindi in questo caso sono nella 36A. Magari mi sposto su quelle iniziali, che sono quelle di fabbrica, per fare un esempio migliore. Quella l'avevo fatta appunto nel primo slot libero che avevo trovato. Ecco, come vedete in questo caso US Deluxe, questa è la patch 1A. Naturalmente premo qua, vado sulla 1B, 1C e 1D, quindi cambiano completamente le patch. Ora, i 4 switch invece qua sopra sono i control 1, 2, 3 e 4, che in questo caso, come vedete dal lampeggio, il 4 è il mio tap tempo per regolare il tempo del delay, mentre questi qua accendono o spengono ciò che si vede qui in questa parte. Quindi in questo caso il comp viene acceso o spento semplicemente premendo il tasto CTRL 1. L'overdrive stessa cosa col tasto 2 e l'FXB, che in questo caso adesso bisognerebbe andare a vedere così che cos'è, ok, il tremolo, si accende quindi premendo questo tasto, ok? Naturalmente i colori sono modificabili a piacimento e quindi è una cosa insomma carina. Questa è una maniera ibrida di lavorare dove abbiamo la patch più altri controlli come se fosse praticamente una mini pedaliera. C'è anche un'altra possibilità dove possiamo, invece di avere tutte le patch qua sotto, avere tutti quanti control, quindi 8 controlli come se fosse una pedaliera singola, okay, che qualcuno può trovare interessante. Naturalmente, come forse avete già visto, questi due foot switch servono invece per scorrere attraverso i banchi di patch. Come vedete sono banchi di 4 patch, ok? Quindi in questo caso, per esempio, banco 3, ecco, blackface, immaginiamo già che cosa sia, premo A e vado sul blackface. E come vedete anche qua mi si ripropone lo stesso tipo di schermata, però qua ho il delay invece del tremolo. In questo caso provo ad andare da un'altra parte ancora, qua ho uno US Gold Comp, proviamo ancora ad andare da un'altra parte che mi ispira di più, non so, Crunch Rhythm, vediamo, quindi premo il C, ok, e abbiamo in questo caso Overdrive. Per scoprire cosa sono questi andiamo a vedere FXA è un phaser e FXB e invece è un chorus analogico, ok? Anche di questa cosa FXA e FXB andremo a vedere che cosa vuol dire, perché sono degli effetti supplementari che posso utilizzare ed è una cosa molto comoda ed è una grande upgrade rispetto alla GE200. Andiamo a vedere adesso invece cosa ci propone il pannello posteriore. Ok, pannello posteriore, spero si legga tutto, lo scopriremo soltanto più tardi, perché dallo schermino della videocamera non vedo. Abbiamo, partendo dalla sinistra, un aux-in, quindi possiamo inserire un lettore MP3 o quello che vi pare. Un EXP2, quindi un secondo pedale d'espressione che si può inserire, naturalmente qua non vi ho parlato di questo pedale d'espressione, ma era abbastanza ovvio. Qua si può inserire quindi un secondo pedale d'espressione, oppure si può utilizzare l'EXP2 per fare un channel switching degli amplificatori, quindi si può anche collegare, che ne so, lo usate con un amplificatore vero e quello può essere utilizzato per mandare il segnale appunto di cambio canale. Qua abbiamo l'input e possiamo scegliere fra un ingresso di linea o l'ingresso normale insomma della chitarra. Poi abbiamo un loop effetti, ok? Che se vogliamo utilizzare effetti esterni ad esempio o per altre funzionalità che vedremo simili al preamp live in questo caso può essere utilizzato. Ovviamente anche qua il return, perché qua il loop effetti è stereo. E poi abbiamo il nostro output insomma, che già conosciamo con le due uscite jack. L'uscita
cuffie, in questo caso è il quarter inch, quindi ci servirà l'adattatore se utilizziamo delle cuffie con il mini jack, oppure se usiamo delle cuffie da studio già possiamo andare tranquillamente con questo socket qua. E poi abbiamo i due XLR che tanto sono stati richiesti rispetto alla GE200, una switch per il lift della massa della terra, e poi abbiamo i due MIDI in e MIDI out, ok? In più naturalmente il nostro la nostra utilissima presa USB per utilizzare questa GE300 anche come scheda audio, analogamente come si faceva con la GE200, collegarla all'editor e anche per fare naturalmente l'aggiornamento software. Quindi spostiamoci pure al computer per vedere l'editor che cosa ci riserva. Ok ragazzi, quindi vediamo subito questo editor. Come vedete qua già una vecchia conoscenza questa schermata, e abbiamo qui questo editor che, come potete vedere, è sicuramente più ricco rispetto a quello che già conosciamo, ok? Ora ci sarebbero tante cose da dire che non so neanche da che parte cominciare, a parte questi controlli, save, import, export option che già abbiamo ereditato dalla GE200 dopo l'aggiornamento 2.0. Abbiamo qui un sacco di cose nuove, ma vorrei prima concentrarmi sulla questione forse più interessante, che è questa della catena e delle varie possibilità che abbiamo, ok? Partiamo forse dalla cosa che tutti quanti, così, forse la materia di interesse principale, la sezione AMP, andiamo a vedere un po'. Ok, ecco qua. Questa è la sezione AMP. Qui abbiamo 108 amplificatori. Dovrebbero essere gli stessi che abbiamo anche sul preamp live, ok? Quindi, insomma, c'è una bella varietà di ampli, ma abbiamo qualche controllo in più. Ora, come vedete qua gain e l'equalizzazione è una cosa che già conosciamo. Poi abbiamo questo mode original ed instinct, che sinceramente al momento non so ancora che cosa sia. In più abbiamo qua direttamente l'emulazione del power amp, della sezione di amplificazione, dove possiamo scegliere diversi modelli di finali di potenza, ok? Quindi molto interessante questa cosa. E qua abbiamo anche il preamp out, presence, bias e master, che sono ulteriori controlli per andare a modificare praticamente la sonorità che un finale di potenza ci può dare. Quindi già qui è una cosa molto interessante. L'altra cosa molto bella, ragazzi, è questa, la sezione cabinet. Cabinet abbiamo, vabbè, qua il mio storico, insomma 1964x12, quello che ho sempre utilizzato. Abbiamo parecchi comunque IR, sono 43 in questo caso, più alcuni slot, sono quanti? Dal 43 al 63, quindi sono una ventina di slot liberi per mettere degli IR custom. Un'ulteriore cosa, guardate nel manuale, comunque, visto che c'è sempre questa cosa degli IR esterni eccetera, questi IR che sono presenti sono degli algoritmi, c'è scritto algoritmi derivati da IR in maniera non lineare, questo è quello che c'è scritto, per cui già questi di per sé dovrebbero essere degli IR o IR, come preferite dire, quindi non credo che ci sia una differenza di tecnologia tra quelli stock e quelli che poi comprate, ok? Ovviamente saranno diversi per come gli IR vengono fatti, ma comunque credo che siano parenti. La cosa interessante che vi dicevo qua è data dalla possibilità di mischiare due tipi di microfoni diversi. In questo caso ho utilizzato un SM57 e un Neumann U47, quindi un dinamico e un condensatore, ok? E qua ovviamente si possono anche modificare entrambi la distanza dal cono e dal centro, per cui le possibilità timbriche sono di gran lunga superiori rispetto alla G200. Come vedete qua abbiamo anche la possibilità di mettere un low cut e un high cut, anche quindi ulteriori due filtri, passa basso o passa alto. Questa early reflection adesso magari la sentiamo un attimino, spengo
i riverberi, in modo tale che sentiamo questa cosa. Gli early reflection praticamente vanno a imitare il riverbero naturale della stanza che dovrebbe esserci quando noi utilizziamo una microfonazione. Qua, essendo molto vicino, non so come sarà, però sentiamo così senza questo early reflection. Con la early reflection mettiamo a palla così. Sì, sicuramente ci dà quel tipo di sensazione lì, non so se è una cosa che io userò, al momento non saprei. Mi dà un po' un effetto quasi di chorus, potrebbe anche essere utile, Ad ogni modo, e poi c'è appunto l'output, in più, andando, come vedete, cliccando su queste freccette si può cambiare la schermata. Abbiamo due cose, uno sono i points, quindi praticamente la risoluzione di questo IR che può essere portata fino a 2048. Ok, 2048 che è la cosa migliore. Qua non vi ho fatto vedere prima, però praticamente c'è anche un indicatore della CPU, quindi più utilizziamo degli IR diciamo ad alta qualità e più la CPU viene utilizzata. Se lo utilizzo a 24 la CPU mi dice che è al 49%, se la metto a 2048 invece al 56%. Sentiamo se c'è differenza, anzi facciamo così, partiamo dal 512 che era come nella GE200 e andiamo al più bello che è 2048. Forse meglio, sì, non risentiamo. Sì, è meglio al 2048, è più 3D. Sì, sicuramente c'è un miglioramento della qualità, quindi molto bello. E poi qua vedete il bilanciamento tra il mic 1 e il mic 2, quindi così avrei soltanto il 57 e se faccio così solo il Neumann. Vedete molto più scuro, quindi si può miscelare questa cosa. Io adesso ho messo un 50 e 50 proprio per avere un suono che fosse bello diretto ma anche un pochino più caldo, se vogliamo. Ok? Poi vabbè, qua rifaccio il suono di prima, quindi avevo messo anche il delay e il riverbero per correttezza. Questo era il suono di prima. Aggiungendo quindi delay e riverbero sono arrivato al 70%, quindi ho ancora una buona percentuale di CPU da poter utilizzare. Ok, allora, quindi detto questo, facendo un po' una carrellata, lasciando perdere adesso il synth in questo caso, abbiamo, guardate un po' quanta roba bella, abbiamo compressori, ne abbiamo molti di più. Arriviamo ad avere dei compressori che sono, vediamo un po' questo Studio Comp, e come vedete questo Studio Comp abbiamo appunto no, ce n'era ancora un altro forse che avevo visto, ok, Deluxe Comp. Qua abbiamo addirittura, oltre alla ratio, la threshold, anche il release, per esempio, il mix per una compressione parallela. Cioè abbiamo veramente dei parametri che sono molto interessanti per fare insomma dei suoni più accurati. Limit invece è un limiter molto più semplice. Ci sono ovviamente gli altri compressori che conoscevamo già, lo Yellow Comp e Blue Comp e altri che saranno tutti da scoprire. Quindi figo, cioè questo è una cosa che mi piace molto. Il wah ne abbiamo anche qua parecchi, come vedete ci sono diverse emulazioni di wah. Come FX A e FX B penso che siano gli stessi tipo di effetti sia in tutte e due, quindi sono 40 tipi di effetti, vediamo un po' se anche FX B è la stessa cosa. No, sono diversi allora, ok. Si possono aggiungere degli effetti oltre
quelli che ci sono già. Per esempio, tanti lamentavano il fatto di non poter fare uno stacking di due overdrive, per esempio. In questo caso abbiamo sia il blocco overdrive che il blocco, per esempio, FX-A, dove abbiamo eccoli qua, abbiamo l'OD808, il Tube Drive, il BB Drive, Pure Boost, Flex Boost. Non sono tutti quanti, ok? Quindi non sono due tipi, uguali, due stack di... Sì, ok, sono comunque di... Sì, sono diversi, ok? Sono diversi. Dicevo, non sono la fotocopia, ce ne sono alcuni, ma sicuramente questa cosa ci porta delle potenzialità sicuramente più elevate. Andando a vedere comunque sempre il DS e OD, anche qua abbiamo un bel po' di scelta. Molte aggiunte sono state date da alcuni. Io qua ho usato il mio Gold Clone, che sapete che è uno dei miei preferiti, chissà comunque la G300 se ce ne sarà qualcun altro di preferito. Hanno aggiunto parecchi pedalini già di casa Moer, come per esempio il Blue Scrub, che è molto interessante perché dovrebbe essere una replica abbastanza fedele del Blues Breaker della Marshall, quello lì vecchio anni 80, quello che usa anche John Mayer, eccetera. Quindi andremo poi a scoprire anche questa cosa. Poi andando avanti abbiamo quindi il noise killer, noise suppression. Qua ce ne sono di tre tipi, uno intelligente eccetera. Abbiamo il tone capture, che al momento salterei perché voglio fare un video poi appositamente su questo, dove ricordiamo si può andare a fare un tone capture dell'ampli analogamente come succedeva nel preamp live, tone capture di un IR, quindi si possono fare degli IR custom. Quindi se mi piace la mia cassa che ho qua, la mia Medcat o la mia Isobox, posso fare il tone capture di quello, e anche il tone capture della chitarra, ok? Quindi che ne so, voglio suonare con il suono della Strato, però sulla chitarra con gli humbucker. Verosimilmente questa cosa può essere fatta, e faremo un video apposta su questo. Ragazzi, EQ. Io qua, ecco, per me è tutto il mio pane. Sapete che a me piace un sacco usare l'EQ. Abbiamo diversi tipi di equalizzatori, tra cui questo, il G10, che ha 10 bande. Ragazzi, 10 bande di EQ. E qua ovviamente, per me, insomma, che è un mio hobby, è quello di ricreare i suoni dei chitarristi famosi. Avere questa flessibilità è sicuramente una figata pazzesca. Non solo abbiamo questo EQ, ma volendo, per esempio, nell'FXB abbiamo un ulteriore EQ, e quindi che ne so, possiamo mettere davanti, perché naturalmente tutti questi effetti sono spostabili, come vedete. Quindi ho messo l'FXB qui al posto di qua dove era, insomma. Ok, faccio così, perfetto, così è ritornato come prima. Poi abbiamo delay ne abbiamo anche qua diversi, alcuni sono delle novità, tipo il multitap delay, per esempio, sentiamo velocemente. Ok, non so adesso ancora come si utilizzi per fare sì che venga fuori una figata. Ah, ok, perché sono tre, sono quattro tap, perfetto, quindi qua si possono fare degli effetti carini, ma non voglio dilungarmi troppo. Ce ne sono alcuni particolari, come per esempio il Crystal Delay, che se alzo il mix lo possiamo apprezzare meglio. Mettiamo un time però più corto, altrimenti non funziona con la cosa che voglio fare. Quindi con un delay con un po' di shimmer, anche qua ci sarebbe da fare delle cosine apposta. Io adesso non faccio così non don't save e torno sulla mia. Ok, avevo messo un delay analog. Ok, che funziona assolutamente bene. Faremo poi ovviamente, ragazzi, questo ripeto è un video così di primo approccio, andremo a vedere alcune cose
sicuramente in maniera più interessante. C'è il Galaxy Delay, il Fuzz Delay, quindi dei delay con le ripetizioni con il fuzz, e in maniera analoga anche il Riverbero ha avuto dei preset aggiuntivi tipo lo shimmer, ok, anche in questo caso questi suonano sempre suonano meglio con dei suoni puliti, però proviamo a sentire così. Aumentiamo il mix anche in questo caso. Ok, quindi c'è sempre questo effetto shimmer, anche qua sarebbe da programmare in maniera più efficace, perché così non è chissà che figata. Allora, don't save di nuovo e torniamo di nuovo a bomba su questo. Perfetto, e poi abbiamo qua il volume, che anche in questo caso possiamo tra l'altro cambiare anche la curva, quindi logaritmica, lineare, esponenziale, per cui possiamo cambiare la risposta del pedale del volume. Qua ragazzi, come vedete, ci sono delle cose aggiuntive però. Questa cosa qui che vedete, queste due freccette, sono, occhio, il send e il return, cioè io posso decidere il mio loop effetti dove posizionarlo nella catena, cioè posso eventualmente mettere un send qua, prima dell'ampli, e poi il return qua. Quindi le possibilità di routing di questa pedaliera sono veramente, veramente notevoli. Quindi a chi piace insomma, fare dei routing particolari, qua ha pane per i suoi denti. In più, qua vedete ci sono anche questi due. Questa è l'uscita jack normale, mentre questa è l'uscita XLR. Quindi volendo, anche in questo caso, noi possiamo avere dall'uscita con i jack, per esempio metto questa qua, qui, ok, dopo l'ampli, perché? Perché voglio andare su un power amp e poi, quindi voglio escludere la sezione cabinet e andare poi su un cabinet vero, ma voglio avere l'uscita bilanciata invece con il cabinet simulato, e quindi in questo caso questa cosa sarebbe fattibile in questo modo. Molto molto semplice. Come vedete si sposta tutto con un click, per me è una figata pazzesca. Quindi ragazzi, questo è veramente bello. Penso di essere stato abbastanza esaustivo per quanto riguarda la catena. Scrivetemi un commento se volete sapere delle cose più nel dettaglio. Qua, parlando sempre di FX Loop, abbiamo anche il livello del send e il livello del return, molto interessante per avere un matching corretto di quello che potrebbe essere una periferica esterna che utilizziamo. Se il loop mode tra l'altro lo mettiamo in parallelo, abbiamo anche il dry wet, per cui già miscela lui il suono diretto con il suono effettato, altrimenti ne mettiamo in series e questa cosa qua naturalmente non ci serve più. L'output mode mono oppure stereo anche in questo caso, perché come vi ho detto prima può essere fatto anche in stereo questo loop effetti, per cui non lo so, abbiamo dei super delay, super cose, non so, mettiamo un Eventide H9 che ha delle robe pazzesche in stereo, si può utilizzare finalmente anche in stereo all'interno di questo routing, ad esempio, che non è una cosa malvagia se uno vuole avere una pedaliera un pochino più complessa. Tra le altre cose, poi vi faccio vedere anche la comparazione fra questa e la GE200. La GE300 non è così enorme rispetto alla 200, quindi rimane sempre una pedaliera molto compatta, e questo è un punto a suo favore, ma va bene, parlo magari un attimo dopo. Dopodiché, looper, qua possiamo fare un import-export di, penso quello che possiamo registrare, non ho ancora provato. System, abbiamo le nostre classiche opzioni, che insomma non mi fermerei nel dettaglio. C'è qualcosa di particolare? Ah sì, qua ci sono anche delle cose nuove, reamp eccetera, ma ne parleremo forse un'altra volta. FS Color, invece possiamo modificare i colori dei foot switch anche direttamente da qua. MIDI, abbiamo una buona scelta di parametri MIDI da poter modificare, eccetera eccetera. Anche questo non ne parliamo in questo momento perché diventiamo vecchi. Control, questo è interessante ragazzi, questi sono i tastini, come vi dicevo, che possono accendere o spegnere dei singoli effetti. Io in questo caso posso sia fare come vedete qua on off, quindi singoli effetti,
oppure il tuner, mettere in muto, accendere il looper, il tap tempo, o utilizzare ad esempio lo switching external control, ok? Quindi lo switching di un ampli ad esempio. Ma posso anche fare questo sub patch dove posso creare praticamente un differente snapshot della pedaliera, cioè non lo so, questo mio preset poteva essere con il controllo 1 soltanto l'ampli e basta, col controllo 2 voglio mettere anche il delay e voglio mettere anche il riverbero, col controllo 3 metto, non lo so, metto anche il synth, per dire, non lo so. Ok, quindi questa è un'altra cosa che sicuramente può essere utile per tutti quelli che avevano lamentato un po' questa carenza di controllo, ok, nella GE200. Qua, come vedete, c'è un sacco di roba in più. Global EQ, molto molto buono, come vedete tre diversi Global EQ, dalle cuffie, l'output dei jack e l'XLR, ok, dell'uscita bilanciata, perché ovviamente se ci troviamo in un posto dove sentiamo che la nostra pedaliera, il nostro suono rimbomba particolarmente, possiamo andare ad agire velocemente, questo si può fare naturalmente anche dalla pedaliera senza avere l'editor collegato, e andare a modificare delle frequenze in maniera globale, quindi non modificando le singole patch. Ok? Dopodiché abbiamo exp, anche in questo caso possiamo andare a vedere le funzioni del pedale espressione 1 e pedale espressione 2, ma questo in maniera analoga a quello che succedeva con la GE200. Come vi dicevo, la stazza, diciamo, le dimensioni della GE300, ok, questa è la GE300 e questa qua è la GE200. Come vedete sono comunque paragonabili, provo così a sovrapporle, ok? Non è una grandissima differenza, ok? Per cui mantiene comunque questa GE300, mantiene quelle caratteristiche di ottima portabilità. Il peso non è eccessivo, chiaramente pesa di più della GE200, ma offre anche molto di più. Quindi è un prodotto che reputo molto intelligente. Qualcuno dice è cara. Guardando le specifiche, la GE200 dovrebbe avere un DSP e la GE300 3 DSP. Come avete visto, comunque ci sono un sacco di cose in più, sia dal punto di vista dello switching che dal punto di vista dei suoni. I preset sono 256 mi pare, ci sono veramente tante funzioni che la GE200 non ha, per cui direi che la differenza di prezzo è più che ovvia. In più c'è questo, il synth di cui ancora non abbiamo parlato, la possibilità di fare il tone capture, e altre cose anche simili al preamp live, tipo lo switching tra le simulazioni di ampli della GE e anche l'utilizzo di un amplificatore vero, esattamente come succedeva anche nel preamp live. Ho visto che si può fare questa cosa, per cui è un sistema integrabile anche con dei setup più complessi. Da un punto di vista di qualità sonora mi è piaciuta molto, non ho avuto lo stesso effetto wow che ho avuto con il preamp live. C'è da dire però, io adesso non ho ancora potuto provare abbastanza nel dettaglio, perché come dicevo mi è arrivata da 2 giorni, però c'è da dire che i preset di fabbrica non sono mai questa cosa fantastica. Quando ho fatto il mio preset adesso insomma mi piaceva molto il suono. Il preamp live invece appena l'avevo acceso, siccome c'era soltanto la simulazione di ampli, quindi non c'era la possibilità di giocare più di tanto, insomma, modificando i parametri, e mi ha dato subito un'impressione molto, molto autentica. Qua ho provato soltanto praticamente la Plexi 100, che è uno dei miei ampli preferiti, suona bene, però siccome anche questa, insomma, la risposta sotto le dita è anche una cosa un po' soggettiva, vi invito sempre comunque a provare da voi questa cosa. Parlando di specifiche, l'unico dato che potrebbe dare ragione a questo ragionamento è che la conversione analogica digitale della GE300 è come nella GE200 a 44.100
kHz, mentre nel preamp live era 88.2, quindi doppia. Per cui io non sono un esperto di frequenze di campionamento, però potrebbe essere che questa cosa incida sulla risposta al tocco. Alcune specifiche che ho controllato non sono le stesse, per cui tipo c'è il dynamic range della GE300 che è di 114 dB, ma negli altri due dispositivi di Muehr questo dato non c'è, per cui non so farvi diciamo una comparison, una comparazione in maniera equa, perché i dati che ci sono non sono congrui, ok, non sono la stessa cosa. Quindi se volete così un piccolo giudizio basandomi veramente sui primi 2 giorni, ritengo che questa macchina comunque mantenga la filosofia di Muehr, cioè di fare dei prodotti molto intelligenti, che hanno in testa comunque un utilizzo veramente molto pratico, cioè sono prodotti pratici. Ecco, questa è la cosa che comunque a me piace di questa casa produttrice, così come ho scelto la GE200 appunto l'anno scorso quando ero andato in nave, proprio perché è estremamente pratica, semplice da programmare e fa bene il suo lavoro. La GE300 è un prodotto che, per chi insomma non avesse avuto abbastanza possibilità di editing e di controllo da un punto di vista live dei suoni, ecco, la G300 praticamente si pone come soluzione è un ampliamento ovviamente di quello che la GE200 era. Per cui se vi siete trovati bene con la macchina, quella piccolina, e con i suoni insomma che può generare, sicuramente la GE300 vi dà molto più di questo. Ripeto, siccome poi il suono è sempre una cosa anche soggettiva, provatele voi, la provate e sentite se fa il caso vostro oppure no. Al momento io ne do un giudizio comunque molto positivo, mi sembra veramente un ottimo prodotto, ma mi riservo il diritto insomma di aspettare un attimino con calma, di vedere con i test che faremo in questo periodo, di dare un giudizio in maniera più accurata. Ragazzi, se avete qualche domanda o qualche dubbio, mi raccomando, scrivetemi un commento qui sotto, così anche io posso andare a vedere magari delle funzionalità che per me sono forse poco interessanti, mentre a voi interessano molto, e così vi posso rispondere in maniera più accurata. Io ragazzi vi ringrazio anche oggi per l'attenzione, questo per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!